Dunque, partiamo da una vista dall'alto, da file import, andiamo ad importare un file di XF. Il file viene inserito. Se il file non è stato posizionato nell'origine degli assi in AutoCAD, ci apparirà molto lontano dalla scena. Noi lo selezioniamo e con il comando G o grab lo avviciniamo alla nostra scena. All'interno del pannello selezioniamo questi elementi, quindi tutti quelli che fanno parte del DVG. Clicchiamo il tasto M, creiamo una nuova collection, la chiamiamo DVG e confermiamo con OK. In questa maniera avremo diciamo il disegno ordinato, quindi il DVG in una collection e il resto del disegno in un'altra collection. A questo punto iniziamo a creare le pareti, quindi clicchiamo il tasto N, andiamo nella scheda Archipack, clicchiamo su Wall e scegliamo il tipo di muro. Io scelgo il muro outside perché ha un diverso colore per quella che è la parte interna e la parte esterna. Prima di attivare però il muro è conveniente andare ad attivare lo snap ai vertici per poter cliccare correttamente sui vertici. Poi facciamo uno zoom in modo tale che riusciamo a vedere interamente la nostra pianta, perché una volta attivati i muri, poi non sarà più possibile zoomare sul modello. Quindi io clicco su Wall, clicco su Outside 30 e mi avvicino in modo tale da ricalcare quello che è il lato destro del muro. Quindi faccio un clic ed esce una banda nera che ha degli scatti con gli angoli. Faccio un clic qui, faccio un clic qui nella parte superiore, faccio un clic qui su questo angolo qua, un clic qui in basso, un clic in questa posizione e quindi vado a fare il giro di tutto il disegno. Nel caso in cui in qualche punto sbaglio o non ho il riferimento di dove aggrapparmi, posso afferrare il muro e lo posso spostare in questa maniera. Quando sono arrivato all'ultimo muro, con ESC mi fermo perché se avessi cliccato sull'ultimo punto, la chiusura del muro non sarebbe avvenuta correttamente. Invece a questo punto che cosa faccio? Clicco sul muro, vado nelle proprietà del muro che trovo nella sezione Wall e vado a cercare la voce che si chiama Close. La clicco e la chiusura del muro avviene in maniera istantanea. Cliccando su questo muro io ho la possibilità di vedere ed eventualmente modificare tutte le misure. In particolar modo vado a guardare che gli angoli siano tutti di 90 gradi. In questo modo sono sicuro di non aver cliccato su qualche punto errato, in quanto cliccando sui punti, diciamo da lontano, potrebbe capitare
di sbagliare il punto di inserimento del muro. Ponendoci in 3D, vediamo che il muro ha questo tipo di muro scelto, ha una parete bianca e una parete rosa. La parete bianca corrisponde all'interno della stanza, la parete rosa corrisponde all'esterno. Questo tipo, nel caso in cui vi trovaste la situazione inversa, cioè il rosa all'interno e il bianco all'esterno, selezionando il muro ed andando sempre nella sezione wall, con questo flip in out potete invertire il dentro con il fuori. A questo punto devo andare a fare i muri interni. Mi pongo quindi di nuovo con 7 nella vista dall'alto e magari premo Alt e Z per passare in una vista semitrasparente per verificare che effettivamente i muri sono posizionati correttamente all'interno degli angoli, altrimenti posso selezionare il muro, posso cliccare ad esempio sul vertice errato, lo posso allontanare e avvicinare a quella che è la posizione corretta. Però vedo che tutte le pareti sono posizionate correttamente, le pareti esterne. Ora posso andare a lavorare su quelle che sono le pareti interne. Nel frattempo volevo far notare che la creazione di questi muri ha automaticamente creato una collection che si chiama Archipack, dentro un'altra collection che si chiama Wall che contiene i muri, poi c'è una collection che si chiama Reference che contiene questa sorta di simbolino che viene inserito ogni volta che creiamo dei muri. Se non ci interessa vederlo, possiamo anche spegnere questa collection. Per essere più ordinati, possiamo anche rinominare questi muri, soprattutto se abbiamo più piani da rappresentare. Possiamo ad esempio, quindi con tasto destro e oppure doppio clic sul nome, possiamo chiamare questo muri P0, quindi piano 0, esterni. Adesso andiamo a tracciare i muri interni. Clicco su avvia la registrazione, zoom sull'area del muro che voglio tracciare, vado sempre su ADD Object, vado sempre su Wall e vado a scegliere stavolta un muro generico. Io posso scegliere un muro di qualsiasi spessore, quindi senza nemmeno verificare quanto è questo spessore, in quanto questi muri sono parametrici, quindi una volta creati io li posso modificare sia per quanto riguarda lo spessore che per quanto riguarda l'altezza. Scelgo ad esempio un muro generico di 15 e faccio un clic e vado a tracciare sempre quella che è la parte esterna del, del muro. Se mi rendo conto, come in questo caso, di aver commesso un errore, seleziono il muro, lo trascino, diciamo, nella posizione corretta e faccio lo stesso anche, diciamo, dall'altro lato. Cliccando sul muro, nel caso in cui mi rendo conto che l'angolo non è di 90 gradi, allora capisco che da qualche parte il muro si è leggermente inclinato. Penso in questo punto qua perché non avendo, diciamo, a disposizione una linea che mi dava il punto corretto da cliccare, eh,
lui mi ha fatto cliccare, diciamo, in una posizione errata. Io con GX, bloccando lo spostamento lungo la X, vado a correggere questo problema. Clicco qui e clicco esternamente e vado nuovamente a verificare, stavolta l'angolo è corretto di 90 gradi, quindi quando lavorate verificate sempre che gli angoli siano di 90 gradi e nel caso andate a cambiare le misure. Qui vedo che si è accorciato, diciamo, questo elemento e io lo vado di nuovo a riallungare fino a questo punto. Ricompare ancora un altro reference perché comunque ogni muro poi va a creare quel- quella referenza. Torno ancora sul muro, scelgo ancora un muro di 15 e vado sempre a ricalcare quello che è il profilo destro. Nel caso in cui con lo zoom non ci siamo ricordati di zoomare all'indietro, posizionate il muro in una posizione, diciamo, qualsiasi, poi lo cliccate, lo trascinate e lo allineate con questo elemento. Quindi conviene sempre con questo programma andare a zoomare prima nella posizione corretta e poi andiamo a fare clic, diciamo, al di sopra del muro. Quindi sempre wall, sempre il muro da 15 e ricalco sempre il lato destro del muro, quindi wall 15, clicco qui. Ogni tanto può capitare che fa i capricci, quindi premete più volte il tasto, lo selezionate e lo prolungate. Diciamo, bisogna farci un po' l'abitudine, cioè per chi viene da programmi tipo Archicad, Revit, diciamo, questo tipo di ricalco può essere un pochino eh, macchinoso, però una volta appreso, se voglio nascondere la griglia, vado su questo selettore, clicco su grid e la vado a nascondere in modo tale da verificare di stare qui. Man mano che lavoro si creano anche queste linee, che sarebbero delle linee di relazione che posso disattivare da questo pannellino e quindi queste lineette scompaiono. Se mi pongo in vista 3D, vedo che il muro, ripremo Alt Z, vedo che il mio muro e i muri interni sono ora, eh, diciamo, corretti. Questi muri hanno un'altezza, come posso vedere qui, di 3 metri. Questo qua esterno invece aveva un'altezza di 2,40. Io per sistemarlo posso o cliccare qui sul 2,40 e dare il valore corretto, oppure con il muro selezionato nel pannello wall posso andare qui, digitare 3 metri, premere invio e il muro si va ad elevare. A questo punto voglio creare il pavimento della stanza. Ci sono due modi per creare dei pavimenti. Un modo manuale andando a creare qui il pavimento e con floor e andandolo poi a modificare per adattare alla forma dell'elemento. Esiste poi un metodo automatico che consiste nel selezionare il muro e scorrere questo elenco, andare nella sezione Wall, cliccare su questa chiave inglese. Aprendo questa chiave inglese arriviamo ad alcuni comandi, tra cui troviamo Floor. Clicchiamo qui, scegliamo un tipo di pavimento con
una texture che poi andremo comunque a cambiare secondo le nostre esigenze. Per esempio, questo parquet clicco e lui automaticamente riconosce il contorno delle pareti selezionate e mi va a creare un pavimento che passa da parte a parte. Questo pavimento non ha spessore, ma selezionandolo ed entrando nelle sue proprietà, in thickness, qua io posso andare a dargli uno spessore, però per il momento non mi interessa darglielo. Adesso voglio creare le porte e le finestre. Mi sposto con il tasto 7 in vista dall'alto e premo Alt Z per mettermi in modalità semi trasparente. Allora, qui abbiamo un balcone. Vado su Door e vado a scegliere un balcone, diciamo a due ante. In realtà questo qui ha due ante, questa qui ha un'anta, ma in realtà ognuno delle porte può diventare a quante ante noi vogliamo. Quindi faccio un clic qui, clicco più o meno al centro del muro e lui mi va a inserire il balcone. Mi sposto, premo di nuovo Alt 7 per vedere, diciamo, il lato di inserimento, però questo qua più che una porta di un balcone mi dà più idea di diciamo, di una porta di ingresso. Quindi clicco ancora su 7, metto Alt, vado di nuovo su Door e vado a scegliere questo tipo di porta qua. Faccio un clic così all'interno, clicco esternamente, seleziono la porta e prendendola per questa maniglia vado ad allungarla fino a farla combaciare con il segno del DVG. Però questa porta si tratta di una porta ad un'anta che ora dobbiamo comunque andare a personalizzare. Cliccando sulla porta io accedo ad alcuni settaggi relativi alla porta. Quando clicco sulla cornice accedo invece ai comandi relativi alle misure della porta. Quindi clicco su questo elemento e do alla porta un'altezza di 2 metri e 20. Adesso la devo personalizzare trasformandola in una porta a due ante. Cliccando sulla cornice della porta accedo nella sezione Door, quindi quando noi clicchiamo su qualcosa, in basso ci appare sempre una scheda con i settaggi della cosa che abbiamo cliccato. Quindi clicco sul muro e ho i settaggi Wall, clicco sulla cornice della porta e ho i settaggi Door. In questi settaggi qui abbiamo le dimensioni della porta che quindi posso andarli a modificare con queste quote interattive o andando a scrivere all'interno di questo elemento. Scendo verso il basso e vado a cercare il comando che mi permette di trasformare questa porta a un'anta in una porta a due ante. Quindi faccio un clic qui, clicco su due e si sono create due ante. Alla fine questa porta, diciamo, non è diversa dall'altra che avevo inserito, quindi ci accontentiamo, diciamo, di questa porta qua. Purtroppo non possiamo pretendere di avere molti oggetti, diciamo, come se stessimo in un programma BIM, quindi va bene così. Qui abbiamo una finestra
a due ante, quindi clicchiamo su ADD Object e andiamo a cercare la finestra, quindi clicchiamo su Window e andiamo a cliccare un tipo di finestra a due ante. La clicchiamo e facciamo un clic più o meno al centro, diciamo, della porta. La selezioniamo, prendiamo sempre le frecce di riferimento e le andiamo a trascinare, diciamo, su quello che è il bordo della porta. Magari se non ci serve, togliamo lo snap, in quanto in questo caso ci potrebbe dare più fastidio, eh, diciamo, che altro. In questo caso vediamo che però la porta è stata inserita eh, all'incontrario, in quanto la maniglia si trova verso l'esterno. Quindi dobbiamo andare a cercare il comando, diciamo, se presente, che ci permette di ribaltare la porta. Qui abbiamo varie opzioni di porta. Mettiamoci di nuovo in modalità piena, in modo tale che vediamo meglio le varie opzioni. Quindi su Rail Window abbiamo vari tipi di finestre, quindi proviamole tutte. Quindi fondamentalmente diciamo che la prima ci andava bene. Con queste possiamo cambiare le dimensioni. Con questo andiamo a cambiare diciamo, l'allineamento della porta. Quindi abbiamo la possibilità di allinearla alla parete interna o alla parete esterna. Qui abbiamo la possibilità di ribaltare la soglia, però vedo che mi sembra che non ci sia nessun comando che mi permette di ribaltare, la porta. Quindi la seleziono, la cancello, mi pongo di nuovo in vista dall'alto con Alt 7, la vado a reinserire cercando di capire qual è il principio con il quale diciamo la porta viene posizionata. Quindi di solito qui sotto escono degli aiuti. Allora, la maniglia viene posizionata sempre all'esterno. Allora mi viene da pensare, cioè quello che io ho calcolato come esterno, quindi mi viene da pensare che in realtà il colore rosa dovrebbe essere il colore
dell'interno, perché lui è tramite questo colore che dovrebbe capire il lato interno con il lato esterno. Quindi entro nei settaggi, voglio vedere se questa cosa è vera, quindi entro nei settaggi, vado nella scheda Mine, faccio flip input e in effetti mettendo il colore rosa all'interno la finestra si è automaticamente ruotata. Quindi io all'inizio avevo detto che il colore rosa era all'esterno e il bianco era all'interno, invece è esattamente la, la cosa opposta. Ok, quindi posizioniamoci. Comunque vi ricordo che io il programma lo sto usando, diciamo, adesso per la prima volta, quindi sto cercando di capirlo, è abbastanza intuitivo, diciamo non proprio tantissimo, però penso che si riesca a maneggiare. Quindi clicco su Windows e vado a prendere una finestra adunanta. In realtà qua, a parte questo che è un finestrino, queste porte sono a due ante, però ho capito che queste porte possono essere personalizzate, diciamo, nel numero di anta come uno desidera. Cioè, inizialmente lui ti mette una finestra ad, ad un'anta e poi c'è la possibilità, selezionandola, quindi per selezionare l'oggetto bisogna cliccare non sull'oggetto vero e proprio, ma cliccare sulla cornice, quindi è la cornice che crea una selezione completa dell'oggetto. Qui diamo un'altezza di 1,40 m, quindi noi rispetteremo le misure che ci sono state date magari da qualche prospetto, da qualche sezione. Poi entriamo nelle proprietà e dovremo riuscire a trovare, quindi ho visto che prima qui in left, questo qua dovrebbe essere il numero di ante, quindi il lef, Windows lef e il numero di ante. Mi metto di nuovo in una vista dall'alto, mi metto di nuovo in modalità semitrasparente e vado a regolare la larghezza della finestra. Ovviamente io non sono proprio precisissimo al millimetro, però alla fine, diciamo, non è che serve a più di tanto, diciamo, alla fine un millimetro più a destra, un millimetro più a sinistra non conta molto. L'importante è che vediamo l'allineamento. Per copiare l'oggetto proviamo ad utilizzare il normale copia di Blender, quindi Shift D e poi X e facciamo uno spostamento lungo l'asse delle X. Io non so se lui abbia un suo comando specifico per copiare. Infatti vedo che l'operazione non è andata a buon fine, quindi probabilmente esisterà un modo suo, cioè il programma avrà un suo modo personale di copiare gli elementi che per il momento, diciamo, non ho ancora capito qual è e quindi vado semplicemente a reinserire la finestra. Quindi vado ancora su Windows, scelgo ancora questa. Sarebbe comodo avere un'applica proprietà per passare le proprietà di una finestra ad un'altra. Quindi afferro per la freccia che mi fa
rimpicciolire la finestra. Poi magari il settaggio fine può essere fatto intervenendo sopra al valore numerico della quota. Clicco quindi su questo bordo esterno, do a questa l'altezza di 1,40 m, entro nelle sue proprietà. Abbiamo detto che nella sezione LEF, in Windows LEF, posso decidere il numero di ante, quindi metto 2 ante. Mi pongo di nuovo in vista dall'alto, di nuovo Alt Z per entrare in modalità wireframe, vado a mettere quest'altra finestra. Qui dovrebbe essere questo rail, probabilmente dovrebbe essere una finestra scorrevole, un po' come vedo qui nel disegno. Proviamo un attimo, quindi la inserisco, la seleziono e vado a regolare come prima cosa la larghezza di questo elemento. In realtà qua lui mi ha creato un balcone, però in effetti secondo me questo qua era, quindi non volendo, ho inserito un balcone che penso dovrebbe essere quello che ci vuole in questo punto, in quanto qui vedo che c'è una sorta di portico, quindi probabilmente c'è la possibilità di uscire esternamente. Questa qua invece è una finestra, quindi vado su Wall, scusa, su Window, vado sulla finestra, clicco qui al centro, clicco esteriormente, seleziono la finestra e me la vado a trascinare così. Do l'altezza che sto dando a tutte le altre finestre. Con Alt 7 la edito, poi vado a selezionare la cornice per avere le proprietà. Questa qua dovrebbe essere una porta scorrevole, come si vedeva dalla pianta. Prima ho notato che all'interno di questo pannello qui c'è la possibilità, quindi con Rail Window, di trasformare la finestra, quindi Swim Window sarebbe una finestra a due ante, Rail Window sarebbe una finestra scorrevole. Quindi mi rimetto di nuovo in 7, mi metto di nuovo in modalità semitrasparente. Qui abbiamo una porta. Questi non so che cosa sono, sembrano delle grandi finestre. Allora passo a creare qui la porta, quindi vado su Door, scelgo, non so quale prendere, magari prendo questa qua da esterni, faccio un clic più o meno al centro, vado a selezionare la porta e me la vado a spostare allineandola, diciamo, a questo punto. Vado ancora su Door, scelgo una porta di interni a due ante, qui scelgo ancora una porta a due ante, quindi clicco nella parte centrale, la vado a posizionare, qui vado a scegliere una porta
adunanta. Ora non le sto dando a dimensionare, quindi lo farò dopo, quindi ancora una porta adunanta e ancora una porta adunanta. Ora seleziono le porte, e le vado a dimensionare correttamente, prendendola per la freccia, quindi quando la freccia diventa di colore giallo, mi dà la possibilità di dimensionare la porta. Mi sposto in una vista 3D. Diciamo, questo dovrebbe essere il risultato. Qui mi sono dimenticato una parete, quindi mi rimetto di nuovo in vista dall'alto, clicco su Wall, scelgo sempre una parete di 15, vado di nuovo ad attivare lo snap, altrimenti non riuscirei mai a tracciarla, quindi traccio qui una parete e nel caso in cui mi sono spinto un pochino più dentro, la riporto indietro. Quindi in effetti con il colore rosa si indica l'interno, perché comunque vedo che queste pareti interne hanno tutte quante il colore rosa da entrambi i lati, quindi il rosa è il colore interno, mentre invece il bianco è il colore esterno. Adesso devo creare questa sorta di portico. Stavolta non potrò creare un pavimento selezionando un muro, quindi devo creare un pavimento normale. Il pavimento lo trovo in floor, quindi clicco su floor e scelgo un tipo di pavimento. Il pavimento viene posizionato in questo punto. Con G me lo porto esternamente. Avendo ancora lo snap attivo, posso prendere questo punto e lo posso snappare sul DVG. A questo punto mi metto in una vista dall'alto, seleziono l'elemento, prendo i punti che definiscono questo poligono che si deformano seguendo la forma del DVG. Cliccando sull'elemento, come per tutti gli altri oggetti di Archivat, qui nella parte inferiore abbiamo i vari settaggi, tra cui abbiamo anche lo spessore, quindi se volessi dare uno spessore maggiore a questo elemento, digiterei qui 0,20 ad esempio. Qui invece devo creare questa sorta di terrazzo che però ha una forma, diciamo, irregolare. Quindi anche se vado in object e vado ad aggiungere, quindi come ho fatto prima, il questo elemento, me lo sposto fuori con G e poi me lo avvicino a questo punto.
Però in questo caso ho un problema, perché se io sposto ora questo in questo punto e questo in questo punto, ora ovviamente io ho bisogno di un, diciamo, di un numero maggiore di lati per poter posizionare correttamente questo elemento. Quando noi ci avviciniamo al bordo, leggiamo che qui appare una scritta ADD seguito da un A. Se io vado qui e faccio clic su A, voi vedete che si crea un punto sull'elemento. Grazie a questo punto io posso creare un nuovo poligono, quindi clicco su A, che posso spostare per adattarlo a quella che è la forma. Quindi io passo da un rettangolo, quindi A, creo un punto, quindi qua ho bisogno di 1, 2 e 3 punti, quindi A e A. Quindi ho creato tre lati e vado a prendere i vertici di questi lati e li vado ad avvicinare. Qua ho bisogno ancora di un altro punto, quindi sempre A. Prendo il vertice e lo avvicino in questa maniera. Quindi seleziono questo elemento, vado nelle sue proprietà e qui scrivo ancora 0.20. Quindi per creare ehm, delle pavimentazioni che seguono una forma irregolare, basta partire da dalla forma quadrata che vi dà lui di default e con A abbiamo la possibilità di aggiungere dei punti, diciamo, supplementari.